Buongiorno ragazzi, oggi io e Giresso Rare, che ringrazio un'altra volta di essere qua con me, vorremmo fare una guida introduttiva a questo bellissimo gioco che si chiama Puki. Grazie di essere qua ancora una volta, Gier, come al solito. Grazie a te. Pookie è una piattaforma che si può definire all'avanguardia, legata totalmente al mondo delle scommesse, però diciamo che affronta il mondo delle scommesse in un modo diverso e in una piattaforma sempre di web gaming dove indovinando, avvicinandosi il più possibile al risultato delle partite, diciamo che si ottengono dei punti. E alla fine della giornata questi punti accumulati, che sono relativi ad ogni campionato, vi inseriscono in una classifica e in base alla vostra classifica ottenete dei premi. Questo a grandi linee è quello che è Pookie, quindi delle scommesse adattate, diciamo, con un'impronta futuristica del web gaming. La cosa bella del gioco è, ricordiamolo, che puoi farmare la criptomoneta Matic, che è veramente tanta tanta roba, con un costo minimo iniziale di $25. Per effettuare questo tipo di scommesse è necessario avere le Pokéball, che sono, diciamo, i pilastri di questa piattaforma. Cosa sono le Pokéball? Le Pokéball sono ciò che appunto vi permette di effettuare le scommesse. Il possesso di una di queste Pokéball vi permette di accedere alle competizioni. Pokéball di rarità rookie vi fanno accedere a competizioni base, mentre Pokéball di rarità superiore, che poi vedremo nello specifico in seguito, vi permettono l'accesso alle competizioni pro, che sono quelle più remunerative. Le Pokéball, ognuna è diversa dalle altre, presentano tutte varie caratteristiche e varie percentuali, che sono abbastanza casuali, possono essere anche poi modificate nel vostro percorso, sia aumentando di livello, oppure c'è anche la possibilità di reroll delle statistiche addirittura. Ogni Pokéball ha le sue caratteristiche intese come percentuale, poi le relazioni che hanno con la stagione, con il campionato e con la squadra. I bonus percentuali sono legati principalmente alle giocate effettuabili come scommessa, quindi casa, pareggio, trasferta, over 2,5, under 2,5, risultato esatto. Una Pokéball di età rookie, che è quella gratuita, al suo mint, quindi all'inizio, alla nascita della Poké, avrà una somma di queste percentuali di 30, una comune avrà di 50, poi aumenterà man mano che aumenterà la rarità. Questi sono i bonus che poi possono essere modificati facendo il level up, come si vede nell'immagine in basso a sinistra della Pokéball. Infatti si possono livellare per migliorare i bonus percentuali che vi conferiscono sui punteggi che poi vengono realizzati con le scommesse. Ogni Pokéball ha un bonus percentuale in base alla rarità. In alto a destra vediamo come la rarità comune è uno 0%, ma ha una percentuale che va aumentata per le rare, per le epiche e per le leggendarie. Hanno un bonus legato alla stagione, quindi la stagione in corso, se corrisponde a quella della Pokéball, avrete un percentuale in più, un'altra percentuale in relazione alla lega, a un campionato particolare, e nel caso specifico anche di una squadra. Quindi scommettendo, in questo caso sul Celta Vigo, avrete un ulteriore bonus, quindi sarà più importante indovinare la scommessa, comunque avvicinarsi il più possibile all'effettivo risultato per ottenere il maggior numero di punti possibili. Poi un'altra cosa che possiamo notare è la pressione, in questo caso 100 su 100, la pressione è fondamentale nelle Pokéball, è l'unica cosa che va controllata, diciamo, per mantenere la Pokéball, per la sua gestione. Infatti la Pokéball di per sé è molto semplice, una volta acquistata vi rimane in collezione e da quel momento in poi potrete sempre scommettere sfruttando i suoi bonus percentuali. L'unica cosa appunto che riguarda la sua gestione è la pressione che va a calare, ad ogni utilizzo scende lentamente, e quando è sotto il 79 avrete un malus del 10%, quindi è importante che voi regolarmente la ricarichiate e non la facciate scendere sotto questa percentuale. Un'altra cosa che vediamo in questa schermata sono gli sticker, ultimo aspetto delle Pokéball. Gli sticker sono degli oggetti, degli item che poi vedremo in seguito anche meglio, magari quando andremo a analizzare il negozio, acquistabili sul negozio, che possono riguardare ad esempio una particolare squadra, un particolare campionato, per aumentare, diciamo, i bonus percentuali della Pokéball. Quindi in questa Pokéball Celta Vigo, attaccando un adesivo, mettiamo a caso del Barcellona, avrete ulteriori punti percentuali anche sulla scommessa in relazione al Barcellona. L'ultimo aspetto che va considerato in relazione alle ball sono i punti prestigio. Infatti di fianco alla rarità, in questo caso comune, vediamo un punteggio di 2, P2. Quello sono i punti prestigio. I punti prestigio sono la somma di tutti i prestigi delle vostre palle che avete nella collezione. Questi punti prestigio aumentano per ogni ball quando aumenta di livello, e ball di rarità superiore hanno punti prestigio superiore, e il vostro ammontare di punti prestigio della collezione stabilirà anche la vostra energia a disposizione per effettuare le scommesse. Piccola parentesi appunto sull'energia a disposizione, questa sono
Ciò che vi permette di effettuare le scommesse in termine proprio numerico, di quantità di scommesse, di giocate effettuabili ogni settimana. Infatti ogni scommessa costa 10 fulmini, modificare una scommessa effettuata 2. Questi fulmini vengono ricaricati ogni settimana, quindi non preoccupatevi, spendeteveli tutti perché conservarli di fatto non serve a nulla, più del vostro numero totale non potrete mai averne. La cosa importante è che nello scommettere su un campionato, poniamo il caso della Serie A, 10 partite, abbiate almeno 100 fulmini disponibili per scommettere su tutte le partite, altrimenti saltando alcune partite, diciamo che partirete sicuramente sfavoriti. Cosa si può comprare sul marketplace di Pookie? Logicamente abbiamo le palle, come dicevamo, e gli stickers. Vediamo un po' di prezzi sulle palle. Quanto costano le palle? Cominciando dalle comuni alle rari, epiche e leggendarie. Allora, le comuni partono da 25 Matic oppure attualmente, ripeto, attualmente 23 dollari e 81 centesimi. Le rare 100 Matic, 95 dollari e 24 centesimi. Le epiche costano 400 Matic, 381 dollari circa. Le leggendarie 1600 Matic, 1524 dollari circa. Qual è la differenza tra di loro? Ce lo dice subito anche Pookie. Entrando su una palla common di livello minimo pagamento, possiamo vedere qua con per Pokéball la differenza tra le varie rarità. Ripeto, common, rare, epiche, leggendarie. Allora, total supply, common 76,80%, quindi il 76,80% al momento sta giocando con le palle common. Rare, solo il 18% sta giocando con le rare. Epiche il 4,2% dei giocatori che ci sono e leggendarie l'1%. I livelli massimi che possono prendere in base alla rarità: common 40 punti livello massimo, rare 60, epiche 80, le leggendarie 100. Attributi massimi come punti: dai 50 ai 90 le common, dagli 80 ai 150 le rare, dai 120 ai 230 le epiche, dai 170 ai 340 le leggendarie. Moltiplicatore di punti esperienza: per 1 ti fa la common, per 2 ti fa la rara, per 4 ti fa l'epica, per 8 ti fa la leggendaria, praticamente un per 2. Come sali di livello fai un per 2. Prediction point bonus non definito, più 10% per la rara, più 21% per l'epica, più 33,1% per la leggendaria. Prestigio, moltiplicatore per il prestigio, che è molto importante perché più prestigio hai, più fulmini avrai e più potrai praticamente scommettere. Allora, per 1 per la common, per 2 per la rara, per 4 per la epica, per 8 per la leggendaria, praticamente un per 2, man mano che sali di livello. L'Energy Boost, più 6,8, comprando una common subito 6,8 fulmini, più 13,6 comprando una rara, più 27,2 comprando un'epica, più 54,4 comprando una leggendaria. Quindi da qua possiamo capire che un po' di più di mezza scommessa ce la puoi fare comprando ancora una Pokéball Common, una scommessa virgola 3 te la puoi fare comprando una rara, quasi 3 scommesse comprando un'epica e 5 scommesse e mezzo comprando una leggendaria. Oltre alle palle, abbiamo detto che nel nostro marketplace troviamo anche gli sticker. A cosa servono gli sticker? Gli sticker possono essere attaccati alla palla per dargli un potenziamento. Puoi potenziare la tua palla. Vi farò vedere subito come, ma prima passiamo a vedere un po' i prezzi. Allora, per 10 Matic puoi comprare 2 sticker comuni, c'è scritto qua. Per 35 Matic hai un pacchetto che ti dà 3 sticker comuni e 1 raro. Per 140 Matic c'è il booster pack che ti dà 8 comuni, 1 rara e 1 epica come sticker. E per 480 Matic ti prendi 15 sticker comuni, 3 rari, 1 epico e 1 leggendario. Adesso passiamo anche a vedere, per mia fortuna c'ho degli sticker, andiamo anche a vedere i sticker, come funzionano e a cosa servono. Allora, io qua c'ho dei sticker, quelli marroni sono rari, c'è anche scritto sopra, quelli blu sono common, c'è scritto qua sopra praticamente. Se, come potete vedere, c'è scritto Applied on 5207. Praticamente questo sticker qua ce l'ho su una palla rara campionato brasiliano ed è Rio de Janeiro Red Green che mi porta un più 26,80
83% nel caso giochi la squadra rispettiva. Se guardate attentamente vedete che lo sticker praticamente c'ha il livello, quindi in base a quante volte lo utilizzi attaccato alla tua palla, cioè deve essere dentro la palla. Andiamo subito a vedere che palla abbiamo noi con Rio de Janeiro, che dovrebbe essere questa. Eccola qua. Attaccato alla palla farà dei punti esperienza, quindi salirà di livello, ragazzi. Io ci ho messo fino ad ora 3 perché man mano che vai su di livello hai la possibilità di attaccarci ancora altri stickers, nelle rare 6, nelle common 4 stickers al massimo. Esempio, io devo aspettare il livello, come vediamo qua, 35 per attaccare il quarto sticker, sono a livello 26, devo aspettare il livello 45 per attaccare il quinto sticker e devo aspettare il livello 55 per attaccare l'ultimo sticker, il sesto praticamente. Ricordiamo che la palla rara va fino a 60, al 60° livello, poi è finita lì. Praticamente andando su di vi faccio vedere una palla mia, questa, praticamente andando su di livello, come vediamo è a livello 22 il mio sticker del Bologna, mi va su anche il bonus percentuale sul Bologna. Praticamente c'ho un 31,75, sempre livello 22 31,75, livello 21 31,53, livello 0 26. Quindi dal 26, passando dal livello 0 praticamente dello sticker, passando al livello 21, c'è già una bella differenza di 5 punti percentuali quasi. Quindi è tanta roba. Arriva sui 38 mi sembra uno sticker raro di bonus. Quindi è veramente tanta roba, aiutano tantissimo. Ragazzi, ricordiamo che esiste la possibilità di fondere le palle tra di loro, di fusionare le palle tra di loro. Raggiunta per ogni rarità il livello massimo della palla, ne devi avere 2, puoi passare al livello successivo. Praticamente, 2 common che sono dello stesso campionato, ma di squadre differenti. Esempio, Common Italia campionato, Italia campionato, al livello massimo, livello 40, le 2 palle, tutte e 2, e uno legato alla squadra Roma, uno legato alla squadra Salernitana, esempio, le puoi portare a diventare una palla rara con praticamente pagando solamente 6,75 Matic. Nel momento della fusione tu potrai scegliere quale delle 2 palle, in questo caso abbiamo detto che abbiamo 2 palle dello stesso campionato, una Roma, una Salernitana, vorrai che diventi rara. Allora, io logicamente la Roma, essendo una squadra più forte della Salernitana, immetterò prima la palla Roma e seconda per fonderla insieme con la palla Salernitana. Quindi la mia rara diventerà una rara col campionato italiano e come squadra Roma, che secondo me è un affare piuttosto che metterci la Salernitana, con tutto il rispetto per la Salernitana. Stesso discorso anche per le altre rarità. Per far passare una 2 rare all'epica dello stesso campionato 27 Matic, di 2 campionati totalmente differenti, 54 Matic. Le epiche per farle passare a leggendarie ti costano 108 dello stesso campionato, epiche uguali dello stesso campionato ti costan 108, 2 epiche totalmente differenti, campionati differenti ti costano 216 Matic. Allora, 2 leggendarie dello stesso campionato, 432 Matic, e fai diventare la tua palla mistica di campionati diversi, 864 Matic. Una cosa importantissima e bellissima del gioco, vi ricordo che per ogni rarità, se hai la palla dello stesso campionato, stessa squadra, è gratuita la fusione, logicamente, ripeto, quando le palle sono al livello massimo in base alla rarità. Common 40, rare 60 e via dicendo. Ok ragazzi, importantissimo, praticamente tu con 2 palle, stessa rarità, stesso campionato, stessa squadra, portata a livello massimo, puoi passare al prossimo livello gratuitamente praticamente, che è tanta roba. Questi sono i tornei a cui si può partecipare ogni settimana. I tornei, come ho già detto in precedenza, si dividono tra tornei base e tornei pro.
tornei base si accede con le Pokéball Rookie, quindi le Pokéball che non hanno un prezzo, si ottengono gratuitamente all'iscrizione sulla piattaforma, mentre per le Pokéball comuni o di rarità superiore, tramite queste si può partecipare ai tornei pro. Tornei che ovviamente hanno premi molto più alti, molto più remunerativi e quindi vi permettono lì sì di guadagnare, perché con le Pokéball Rookie i premi sono solo per i primi in classifica e comunque essendo gratuito il numero di partecipanti è alto e il massimo premio a cui si può ambire con le Pokéball gratuite è vincere una Pokéball comune, per poi partecipare ovviamente alle competizioni pro. Sono coperti un buon numero di tornei a cui si può partecipare, un buon numero di campionati, ve li elenco tutti, sono Serie A, Premier League, Bundesliga, la Liga spagnola, la Liga francese, l'MLS, il campionato brasiliano, quindi il Brasileirao, la Lega argentina, il campionato giapponese. Come competizioni europee sono coperte Champions League ed Europa League e poi ci sono competizioni speciali come World Cup ed Euro 2024. Euro 2024 è una cosa molto importante perché vi permetterà anche di giocare durante quest'estate. Per ogni campionato potete scommettere su tutte le partite a vostra disposizione. Come vi ho detto anche in questo caso, sempre prima, è importante soffermarsi sul fatto che bisogna scommettere su tutte le partite di quel determinato campionato, perché viene stilata una classifica per campionato e se la Serie A ha 10 partite, voi per essere alla pari degli altri dovete scommettere su 10 partite, perché scommettendo su 5-6 sareste molto svantaggiati e difficilmente andrete a premio. Questa è una cosa da considerare soprattutto nell'utilizzo dei vostri fulmini. Quindi, ad esempio, su un campionato a 12 partite voi avete 100 fulmini, non scommettete su quel campionato, scommettete su un campionato che ha appunto 10 partite. In questo caso vi può venire più d'aiuto competizioni come l'Euro 2024, oppure come questa settimana in cui stiamo registrando il video, che molti campionati sono fermi, c'è la sosta delle nazionali, sono solamente 6 partite su cui scommettere delle nazionali, quindi si può scommettere su queste 6 e chi magari altri 100-120 fulmini potrebbe scommettere su quei campionati che giocano nonostante la sosta, e principalmente il campionato americano. In questo caso che mi viene in mente, non so se qualche altro campionato giocherà durante questo periodo. Però è molto importante abbinare bene i tornei, al di là della bowl a cui avete, che questo è scontato, quindi se avete una bowl della Serie A con squadra il Milan, giocate la Serie A e scommettete molto forte sul Milan, cercate di indovinare il più possibile il risultato per piazzarvi bene. Andiamo nel dettaglio e mostrare anche i premi che potreste vincere nei tornei. Prendiamo l'esempio del campionato italiano, il campionato più famoso per noi, e cliccando dentro potremo vedere i premi. Su 520 partecipanti, che è un numero medio più o meno di partecipanti, solitamente per i campionati principali si aggirano tra i 480 e 520 più o meno. Indicativamente i premi sono questi. Il primo vincerà 100 Matic, quindi hanno un controvalore in euro di circa 100 e si accumulerà tantissimi POC, quasi 5.500 POC. Cosa sono i POC? Allora, qui ci spostiamo un attimo di argomento perché è importante evidenziare quali sono le valute del gioco per poi conferire anche la giusta idea dell'entità dei premi. I POC sono una valuta di gioco senza controvalore in euro, si vincono in questo modo nelle competizioni e hanno il fine di migliorare il livello delle ball, quindi servono per pagare il prezzo per migliorare il livello delle vostre Pokéball e ricaricare la pressione delle ball, concetto che abbiamo anche in questo caso preso in precedenza, quindi quando la pressione si abbasserà attraverso il dock potete ricaricarla. L'altra valuta, la seconda valuta di gioco, sono i Matic. I Matic sono una criptovaluta con controvalore in euro e sono il premio effettivo che vi permette di diciamo, guadagnare sulla piattaforma, si vincono nelle competizioni ed è il premio massimo a cui si deve aspirare. I Matic servono a migliorare il livello delle ball, però in questo caso vi consiglio di usare sempre i POC, in quanto i POC comunque non valgono di fatto nulla, mentre i Matic hanno un controvalore, se potete usate i POC. I Matic servono per comprare le ball o i pacchetti di sticker, quindi accumularli diventa molto importante per poi potenziarsi sulla piattaforma e come abbiamo visto prima che ha spiegato Abram, i Matic servono per pagare il prezzo per fondere le ball. Quindi tornando ai premi, vediamo come il primo si aggiudica intorno ai 100 Matic, quindi intorno a un centinaio di euro, e il secondo e terzo posto comunque hanno un buon valore che oscilla tra i 40 e i 55 Matic, mentre dal quarto al sesto va a scendere dai 20 ai 40, poi dai 19 ai 20 circa tra il settimo e l'11esimo. Comunque i prezzi hanno un buon valore fino ad arrivare poi dal 33 al 59esimo, già qui c'è un po' più di vario, in quanto vincere 1.87 Matic inizia a diventare, non dico inutile, però comunque un valore molto più basso rispetto ai precedenti. Infatti qui viene detto tra 33 e 59, vuol dire che il 33esimo
è più facile che si avvicini alla cifra massima di 5,69 Matic, mentre il 59esimo è colui che prenderà 1,87. Quindi su 522 partecipanti vediamo come i primi 60, possiamo dire poco più del 10%, hanno comunque un premio di buona entità, ma poi i premi vengono distribuiti fino al 50%, anche se in maniera minore. Comunque i premi vanno fino al 267esimo, che vincerà intorno a un euro dal 0 a 1,40 Matic. Sostanzialmente le ultime posizioni si aggiudicano intorno ai 10 centesimi di controvalore, quindi parliamo di 0,1 Matic. E in questo caso possiamo vedere che l'entità dei premi è molto estesa, perché il 50% sicuramente è un numero molto alto di utenti che vengono premiati, però d'altro canto vediamo come l'entità dei premi cala molto drasticamente nelle prime posizioni e va un po' a scemare, diciamo, negli ultimi soggetti a premio. Quindi da una parte è una cosa molto positiva, dici, per magari utenti con un Pokéball di realtà minore o comunque più scarsi nello scommettere, se così si può dire, è più facile vincere sempre qualcosa, però quelli magari forti che puntano in alto, poche posizioni fanno una gran differenza in termini poi di premio a cui si va a vincere. Ragazzi, vi ricordiamo, come abbiamo detto, Matic è una criptovaluta, quindi noi dovremmo semplicemente connettere il nostro wallet, magari faremo anche un video insieme come connettere il wallet MetaMask, più avanti, forse molto probabilmente anche insieme a GR Rare. Io ho MetaMask in questo caso, ma ci sono tante possibilità, più di 100 wallet cripto da poter connettere con il nostro cookie. Ricordate sempre di selezionare la rete Polygon, perché Matic funziona su Polygon ed è semplicissimo da usare. Vi servirà il portafoglio per ogni transazione, per ogni volta che prendi un premio, per tutte le transazioni che devi fare nel gioco, vi servirà un portafoglio cripto. Ricordatevelo. Una cosa molto importante da aggiungere, che vorrei aggiungere all'interno del video, è che Pookie vi permette di creare il vostro portafoglio virtuale, qualora non abbiate MetaMask o quel che si voglia, tramite la funzione Create a Wallet, vi creerà il vostro wallet col suo indirizzo, finalizzato essenzialmente solo a Pookie, in maniera gratuita, in pochi secondi, quindi non preoccupatevi se non sapete utilizzare cripto, sistemi vari, Pookie ha risolto anche questo problema per voi. Ragazzi, molto importante, qui sopra vediamo i nostri fulmini e abbiamo la possibilità di comprarli. Per favore, matematicamente, statisticamente parlando, non è conveniente per il vostro portafoglio, quindi non comprate da qui. Se volete far crescere i vostri punti energia, comprate palle, stickers, tutta altra roba che ti fa crescere il prestigio e quindi i fulmini. Questa è una spesa da, secondo me e secondo GR Rare, giusto? Sì, perché il prezzo parla chiaro, sono intorno ai 3 euro, 3,50 $ per una Pokéball comune, costa 25 dollari circa e ne dà 6,8, quindi qui se fai 3,5 con 25 dollari più o meno non siamo tanto distanti e comprando la Pokéball avete appunto una Pokéball in più, quindi sicuramente tanto vale comprarsi davvero una Pokéball, non ha proprio senso. È A meno proprio che quello il discorso, è proprio quello il discorso. Almeno qui con 25,69 ti prendi 7 energia e non hai, come diceva Gerso Rare, la Pokéball. Nel caso ti compri la Pokéball, c'hai 6,8 energia, però c'hai anche una Pokéball che puoi portare a livello massimo, come abbiamo detto nel video, e puoi farci quello che vuoi praticamente. C'è qualcosa in più. Quindi, per favore, pensate bene e non utilizzate la possibilità di comprarvi fulmini energia da qui. l'unico scenario in cui si può fare è quando vi manca un fulmine, magari siete a 199, per giocare una partita in più, giustamente ci può stare per 3,50 $. Quello è uno dei pochi scenari in cui mi viene in mente a far sì che questo investimento sia valido. Giusto, quello giusto, ma se volete incrementare i vostri punti energia, comprate palle, vi conviene molto di più rispetto a qui. Io direi che abbiamo finito, vi ringraziamo di essere stati qui con noi, grazie mille ancora a Gerso Rare. Grazie a te, è stato un piacere, penso che questo video possa risultare anche molto utile per tanti, comunque abbiamo cercato di spiegare tutti i dettagli senza dilungarci troppo, comunque un video di giusta durata ma anche molto efficace in tutti gli aspetti di Pughi. Speriamo di essere stati abbastanza comprensibili per tutti voi. Se ci sono domande, sia sul mio canale che sul suo canale, qui sotto potete cliccare, scrivere tutto quello che volete. Ricordiamo che vi stiamo a disposizione sia io che Girerso Rare sui nostri canali e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!